Lezione 1. Prenotazione di avventure. Ciao Anna, hai mai prenotato un alloggio online per i tuoi viaggi? Ciao Giovanni, sì, è così conveniente trovare posti in cui soggiornare online. Sono d'accordo. Quali siti utilizzi solitamente per prenotare? Utilizzo spesso Airbnb e Booking.com. Hanno ottime opzioni. Queste sono scelte popolari. Preferisci hotel o affitti privati? Preferisco affitti privati, si sentono più familiari e unici. Ha senso? Ti è mai capitato di avere una brutta esperienza con una prenotazione? Una volta il posto non corrispondeva alle foto ed era frustrante. Sembra deludente. È importante leggere le recensioni prima di prenotare. Lezione 2. Tempi di punta. Buongiorno Anna, sembri un po' fuori colore oggi. Ciao John, ultimamente sono molto occupato e anche piuttosto stanco. Lo posso capire. Cosa ti tiene così occupato? Ho diversi progetti in scadenza al lavoro, ed è stato senza sosta. Sembra intenso. Come gestisci solitamente lo stress durante i periodi di punta? Cerco di fare brevi pause e di fare passeggiate per schiarirmi le idee. Questa è una buona strategia. L'aria fresca aiuta davvero a ricaricare le energie. Sì, ascolto anche la musica per sollevarmi il morale. La musica era un grande motivatore. Può davvero cambiare il tuo umore. Lezione 3. Scienza a casa. Ehi Anna, hai mai pensato di creare un mini museo della scienza a casa? Ciao John, sembra un'idea divertente. Cosa includeresti? Mi piacerebbe avere esposizioni interattive ed esperimenti per i bambini. È fantastico. Renderebbe l'apprendimento molto più coinvolgente. Esattamente. Che tipo di esperimenti pensi che sarebbero popolari? Quelli semplici come creare melma o coltivare cristalli sarebbero un successo. Sono ottimi suggerimenti. Sono facili e affascinanti. Sì, inoltre, incoraggia la curiosità e la creatività nei bambini. Penso che potrebbe essere un modo fantastico per suscitare interesse per la scienza. Lezione 4. Libertà nella natura selvaggia. Buongiorno Anna, sapevi che molte persone in Europa sono fuggite in zone selvagge? Ciao Giovanni, sì, è incredibile come abbiano trovato la libertà dai proprietari delle piantagioni. Esattamente. Quelle aree fornivano rifugio durante i momenti difficili. È affascinante il modo in cui la natura ha avuto un ruolo nella loro sopravvivenza. Giusto. Il deserto era un santuario per molti che cercavano una vita migliore. E ci ricorda l'importanza di preservare gli spazi naturali. Assolutamente. Le aree selvagge sono vitali per la biodiversità e la storia. Lo sono davvero. È essenziale rispettare e proteggere quegli ambienti. Non potrei essere più d'accordo. La natura ha tanto da insegnarci. Lezione 5. Suggerimenti per le mail. Ehi Anna, solo un promemoria per mantenere l'oggetto delle mail chiaro e conciso. Ciao John, è un ottimo consiglio. Un oggetto chiaro aiuta i destinatari a sapere cosa aspettarsi.
Esattamente. Aumenta le possibilità che la tua email venga aperta rapidamente. Hai altri suggerimenti per scrivere email efficaci? Sì, inizi sempre con un saluto educato e arriva rapidamente al punto. Questo è importante. Le persone apprezzano la brevità in un mondo frenetico. Decisamente. E non dimenticare di ricontrollare gli errori di ortografia e grammatica. Ottimo punto. Una email ben scritta riflette la professionalità. Assolutamente. Fare quei passi extra fa una grande differenza. Lezione 6. Divertimento con Jack-o'-lantern. Buongiorno Anna, hai mai realizzato un Jack-o'-lantern per Halloween? Ciao Giovanni. Sì, è così divertente intagliare le zucche. Sono d'accordo. Hai un modo particolare con cui ti piace creare il tuo? Per prima cosa disegniamo una faccia sulla zucca e poi la incidiamo con un coltello. Sembra un ottimo processo. Che facce fai di solito? Mi piace fare facce buffe o inquietanti, a seconda del mio umore. Le facce stupide possono essere così divertenti. Conservi i segni. Sì, li arrostisco con un po' di sale per uno spuntino gustoso. È un'idea intelligente. È bello usare la zucca intera. Lezione 7. Obiettivi futuri. Ehi Anna, hai in mente una tempistica specifica per i tuoi obiettivi? Ciao Giovanni. Sì, sto pensando a cosa voglio ottenere nei prossimi 5 anni. Questo è un approccio intelligente. Quali sono alcuni dei tuoi obiettivi principali? Voglio avanzare nella mia carriera e magari avviare un'attività in proprio. Queste sono aspirazioni entusiasmanti. Hai già delineato qualche passaggio? Attualmente sto ricercando e facendo rete per creare connessioni. È un ottimo inizio. Il networking può aprire molte porte. Esattamente. Ho intenzione anche di seguire alcuni corsi per migliorare le mie competenze. L'apprendimento continuo è fondamentale. Non vedo l'ora di vedere cosa realizzerai. Lezione 8. Presenza sui social media. Buongiorno Anna, quanto pensi sia importante una presenza significativa sui social media? Ciao John, penso che sia molto importante per il personal branding. Assolutamente. Può davvero influenzare il modo in cui gli altri ti percepiscono. Esattamente. Cerco di condividere contenuti che riflettano i miei interessi e valori. È un'ottima strategia. L'autenticità risuona con le persone. Sì, mi impegno anche con il mio pubblico per costruire una comunità. Il coinvolgimento è fondamentale. Quali piattaforme ritieni più efficaci? Trovo Instagram e LinkedIn molto utili per diversi scopi. Sono scelte eccellenti. Non vedo l'ora di esplorare il tuo profilo. Lezione 9. Ripristino del potere. Ehi Anna, c'è un tempo stimato per il ripristino della corrente? Ciao John, ho sentito che potrebbe volerci ancora qualche ora. È stata una bella attesa? È frustrante. Hai qualche programma di riserva per la serata? Sì, pensavo di leggere a lume di candela. Sembra accogliente.
È una bella idea. Che libro hai intenzione di leggere? Sto iniziando un romanzo giallo. Adoro la suspense. I misteri sono così coinvolgenti. Hai un autore preferito? Mi piace davvero Agatha Christie. Le sue trame sono sempre sorprendenti. È un classico. Forse dovrei provarla. Lezione 10. Offerte straordinarie. Buongiorno Anna, ho sentito che potresti trovare un buon affare su quel nuovo gadget. Ciao Giovanni, sì, ho visto una vendita online che sembra incredibile. È fantastico. Quale gadget stai guardando? Sto pensando a un tablet per leggere e disegnare. Bella scelta. I tablet sono così versatili. Quali caratteristiche sono importanti per te? Voglio uno schermo ad alta risoluzione e una buona durata della batteria. Quelli sono essenziali. Hai controllato le recensioni dei clienti? Sì, le recensioni sono molto utili per fare la scelta giusta. Sono d'accordo. È sempre bene sapere cosa pensano gli altri prima di acquistare. Lezione 11. Caratteristiche della casa. E Anna, ho sentito che la tua nuova casa ha 3 camere da letto. Ciao Giovanni, sì, è spazioso e lo adoro. Sembra meraviglioso. C'è anche una doccia in bagno. Sì, c'è una bella doccia e una vasca da bagno. Perfetto per rilassarsi. È fantastico. Hai progetti per arredare le camere da letto? Decisamente. Voglio creare un'atmosfera accogliente in ogni stanza. È un'ottima idea. Che tema stai considerando? Sto pensando a un tema naturale con colori rilassanti. Sembra bellissimo. Le stanze ispirate alla natura possono essere così rinfrescanti. Lezione 12. Freschezza in casa. Ehi Anna, adoro il modo in cui le piante possono portare vita e freschezza nella tua casa. Ciao Giovanni, sono assolutamente d'accordo. Illuminano davvero qualsiasi spazio. Che tipi di piante hai in casa tua? Ho alcune piante grasse e un delizioso giglio della pace. Sono ottime scelte. Li trovi facili da curare. Sì, le piante grasse richiedono poca manutenzione, il che è perfetto per me. È una scelta intelligente. Non vedo l'ora di godere anch'io dei benefici di avere delle piante. Dovresti assolutamente prenderne un po'. Migliorano la qualità dell'aria e l'umore. Sono convinto. Inizierò a cercare alcune piante interessanti. Lezione 13. Abitudini sostenibili. Buongiorno Anna, penso che sia fondamentale per noi adottare abitudini sostenibili. Ciao Giovanni, assolutamente. È essenziale proteggere l'ambiente. Che tipo di abitudini sostenibili pratichi? Cerco di utilizzare borse riutilizzabili e di ridurre i rifiuti di plastica quando possibile. Sono ottime abitudini. Ho iniziato a compostare i miei scarti di cucina. È fantastico! Il compostaggio riduce i rifiuti e aiuta il tuo giardino. Esattamente. Sono rimasto stupito dalla quantità di rifiuti che possiamo deviare.
allucinante! Hai notato qualche cambiamento nel tuo giardino? Sì, le mie piante prosperano. È gratificante vedere i risultati. Lezione 14. Discorso sul tempo. Iran, il freddo qui è un bel cambiamento. Ciao Giovanni, lo so, fa così freddo. Che ne dici dei Caraibi? I Caraibi devono essere caldi e soleggiati in questo momento. Sì, ho sentito che ci sono molte bellissime spiagge da esplorare. Sembra fantastico. Sei mai stato ai Caraibi? Non ancora, ma è nella mia lista dei viaggi da fare. Dovresti assolutamente andare. Quali attività vorresti fare lì? Mi piacerebbe provare lo snorkeling e gustare la cucina locale. Sembrano attività perfette. Posso immaginare la cultura vibrante. Lezione 15. Esperienza di acquisto. Buongiorno Anna, che ne dici del tuo recente giro di shopping? Ehi Giovanni? Sì, i prezzi erano onesti e rientravano nel mio budget. Questo è sempre un vantaggio. Li hai provati? L'ho fatto. È importante verificare la vestibilità prima dell'acquisto. Assolutamente. Hai trovato qualcosa che ti è piaciuto davvero? Sì, ho trovato un bellissimo vestito che non vedo l'ora di indossare. È emozionante. Hai qualche programma per quando lo indosserai? Voglio indossarlo alla festa di compleanno di un amico la prossima settimana. Occasione perfetta. Sono sicura che ti starà benissimo. Lezione 16. Comfort domestici. Ehi Anna, parlami del tuo spazio vitale. Ciao John, è qui che guardiamo la televisione e invitiamo gli amici a trovarci. Sembra accogliente. Hai uno spettacolo preferito che guardi insieme? Sì, adoriamo guardare le serie comiche. Ci fanno sempre ridere. Le commedie sono perfette per rilassarsi. Organizzi anche serate di giochi. Assolutamente. È sempre divertente invitare gli amici a giocare. Sembra fantastico. Dove si trova la lavanderia? Anche la lavanderia è nel seminterrato, il che è comodo. È utile. Avere tutto in un unico posto semplifica le faccende domestiche. Lezione 17. Piani di volo. Ehi Anna, il nostro volo è in Ohio, vero? Sì, secondo il programma, dovremmo imbarcarci presto. È un sollievo. Sono sempre in ansia per i ritardi dei voli. Anche io. È bello sapere che possiamo rilassarci un po' prima del decollo. Hai controllato se hanno degli spuntini buoni sul volo? Non l'ho fatto, ma spero che lo facciano. Gli spuntini rendono il viaggio più piacevole. Di sicuro. Adoro quei sacchettini di prefe. E tu? Preferisco i biscotti. Sono sempre una bella sorpresa. Concordato. Non vedo l'ora che l'avventura inizi. Lezione 18. Reperti unici. Buongiorno Anna, ho trovato in negozio una lampada unica. Oh, veramente? Quanto costava?
Erano solo $10. Un ottimo affare per qualcosa di così speciale. È fantastico! Che aspetto ha? Ha un design vintage con una bellissima tonalità. Sembra adorabile. Adoro gli oggetti vintage, aggiungono carattere a una stanza. Esattamente. Non ho potuto resistere quando l'ho visto. Hai fatto un'ottima scelta. Dove lo posizionerai? Sto pensando di metterlo sul comodino. Lezione 19. Elementi essenziali per la spesa. Buongiorno Anna, quando vai a fare la spesa cosa compri di solito? Di solito compro frutta, verdura, pane e alcuni latticini. Sembra un elenco equilibrato. Hai dei frutti preferiti? Adoro le fragole e le banane. Sono deliziosi e salutari. Grandi scelte. E che dire delle verdure? Mi piacciono gli spinaci e i peperoni. Aggiungono un sapore eccezionale ai pasti. Sono d'accordo. Gli ingredienti freschi fanno davvero la differenza in cucina. Esattamente. Preferisci fare acquisti nei mercati locali o nei supermercati? Preferisco i mercati locali. I prodotti sono spesso più freschi e gustosi. Lezione 20. Potenziare i team. Ciao Anna, ho letto di come l'empowerment può cambiare un posto di lavoro. Assolutamente. Dà potere al team e promuove un ambiente di lavoro positivo. Sì, quando i dipendenti si sentono apprezzati sono più motivati a contribuire. Esattamente. Incoraggia la creatività e l'innovazione tra i membri del team. Lo adoro. Quali sono alcuni modi per responsabilizzare i dipendenti? Fornire opportunità di sviluppo professionale è un ottimo inizio. È un'idea intelligente. Mostra fiducia e investimento nella loro crescita. Decisamente. Anche il riconoscimento e il feedback positivo giocano un ruolo importante. Concordato. Riconoscere il duro lavoro può aumentare significativamente il morale. Lezione 21. Avventure di viaggio. Ehi Anna, ho appena finito il mio viaggio ed è stata una vera avventura. Sembra eccitante. Qual è stato il momento clou? Ho esplorato paesaggi meravigliosi, ma sfortunatamente ho perso il mio bagaglio. Oh no, deve essere stato stressante. Come hai fatto senza? Ho dovuto comprare alcune cose essenziali, il che è stato un po' scomodo ma gestibile. Posso immaginare. È sempre bene avere un piano di riserva per i viaggi. Sì, mi ha insegnato ad essere più adattabile e intraprendente. Questa è una lezione preziosa. Ti è piaciuto il viaggio nonostante il singhiozzo? Assolutamente. Le esperienze ne sono valse la pena, bagaglio o no. Lezione 22. Programmi serali. Buongiorno Anna, ho appena finito di lavorare e ora sto tornando a casa. Hai qualche programma per la serata? Sto pensando di recuperare un po' di lettura e magari di preparare la cena. Sembra rilassante. Che libro stai leggendo? Sto leggendo un romanzo giallo che è davvero avvincente. E tu?
Potrei guardare un film o iniziare una nuova serie. Carino. Qualche genere in particolare che ti piace? Adoro i thriller e le commedie. Si bilanciano a vicenda. È un mix perfetto. A volte hai bisogno di una bella risata dopo una lunga giornata. Esattamente. Mi aiuta a rilassarmi e ricaricarmi per il giorno successivo. Lezione 23. Sostenere gli amici. Ehi Anna, stavo pensando a come rallegrare un amico quando è triste. È davvero gentile da parte tua. Cosa fai di solito? Gli prendo qualcosa, come i suoi snack preferiti o un piccolo regalo a sorpresa. Quei gesti premurosi possono davvero sollevare lo spirito di qualcuno. Sì, a volte gli leggo anche, soprattutto se si sente giù. È un'idea così dolce. Leggere può essere una grande fuga. Assolutamente. Crea un'atmosfera confortevole, come una coperta calda. E dimostra che ti preoccupi sinceramente del suo benessere. Credo che piccoli atti di gentilezza possano fare una grande differenza. Lezione 24. La sicurezza prima di tutto. Ehi Anna, ho pensato a quanto la sicurezza sia così importante nella nostra vita quotidiana. Questo è un buon punto. Prendere precauzioni può prevenire molti incidenti. Esattamente. Quali altri consigli pensi che dovremmo prendere in considerazione per stare al sicuro? Ebbene, essere sempre consapevoli di ciò che ci circonda è fondamentale, soprattutto in luoghi affollati. Decisamente. E anche avere un piano in caso di emergenza è fondamentale. Giusto. Aiuta ad avere numeri importanti salvati sul telefono, come quelli delle autorità locali. Sì, praticare esercitazioni di sicurezza può prepararti a situazioni inaspettate. Si tratta di essere proattivi e non reattivi, non è vero? Assolutamente. Una piccola preparazione può fare molto per garantire la sicurezza di tutti. Lezione 25. Avventure culinarie. E Anna sognavo di viaggiare per il mondo e provare tutti i cibi diversi. Sembra fantastico. Esplorare la cucina locale è una delle parti migliori del viaggio. Decisamente. Ogni paese ha i suoi sapori e piatti unici da offrire. Esattamente. Qual è la prima cucina che vorresti provare? Mi piacerebbe iniziare con il cibo thailandese. L'equilibrio tra dolce, acido e piccante che è incredibile. Il cibo thailandese è delizioso. Sono un fan dei loro curry e del cibo da strada. Sì, e mi piacerebbe provare l'autentico pad thai da un venditore locale. Sarebbe un'esperienza fantastica. Farei un elenco di piatti da provare per ogni paese. Ottima idea. Ci aiuterebbe a rimanere organizzati durante le nostre avventure culinarie. Lezione 26. Pianificazione del viaggio. Ciao Anna, quando si viaggia penso che le attività e l'esplorazione della cucina locale siano essenziali. Assolutamente. È un ottimo modo per immergerti nella cultura. Quali attività ti piacciono quando visiti un posto nuovo? Adoro frequentare i corsi di cucina per imparare a preparare i piatti locali. È un'idea fantastica.
e come portare a casa un pezzo di cultura. Esattamente. Inoltre, è divertente incontrare gente del posto e condividere consigli di cucina. Mi piacerebbe partecipare ad un tour gastronomico per assaggiare vari piatti in un'unica uscita. Sì, questo ci permetterebbe di assaggiare un po' di tutto. Assicuriamoci di ricercare alcune buone opzioni prima del nostro viaggio. Lezione 27. Etica in azione. Ehi Anna, stavo pensando a come i principi possono guidare la nostra comprensione di giusto e sbagliato nella politica americana. Questo è un argomento interessante. Quali principi ritieni siano più influenti? Credo che i principi di giustizia e uguaglianza svolgano un ruolo significativo. Assolutamente. Garantiscono che tutti siano trattati equamente secondo la legge. E cruciale è anche il concetto di diritto individuale. Tutela le libertà personali. Sì, è affascinante il modo in cui questi principi modellano la legislazione e le politiche pubbliche. Giusto? Possono anche innescare dibattiti su quali azioni siano etiche o non etiche. Esattamente. Ci fa mettere in discussione le motivazioni dietro le decisioni politiche. Esploriamo altri esempi di come questi principi vengono applicati in situazioni reali. Lezione 28. Viaggio in solitaria. Buongiorno Anna, hai mai viaggiato da sola? Sì, l'ho fatto. È stato allo stesso tempo emozionante e un po' snervante. Posso immaginare. Qual è stata la parte migliore della tua avventura da solista? Ho amato la libertà di esplorare al mio ritmo senza distrazioni. Sembra liberatorio. Hai incontrato persone interessanti lungo il percorso? Decisamente. Viaggiare da soli spesso rende più facile entrare in contatto con la gente del posto. È vero, è incredibile come i viaggi possano creare nuove amicizie. Sì, penso che viaggiare da soli ti aiuti a crescere e a diventare più indipendente. Mi piacerebbe provarlo un giorno. Magari possiamo organizzare anche un viaggio insieme. Lezione 29. Il potere della personalizzazione. Ehi Anna, non pensi che le email personalizzate possano davvero migliorare la comunicazione? Assolutamente. Fanno sentire il destinatario speciale e apprezzato. Esattamente. Quando le email sono personalizzate in base agli interessi di qualcuno, sono più coinvolgenti. Sì, dimostra che hai riflettuto nel tuo messaggio. Giusto. Può persino aumentare significativamente i tassi di risposta. Di sicuro. Quali strumenti ritieni siano i migliori per creare email personalizzate? Credo che l'utilizzo del software RM possa aiutare a tenere traccia delle preferenze dei clienti in modo efficace. È una scelta intelligente. Ti consente di segmentare facilmente il tuo pubblico. Esploriamo alcuni strumenti e vediamo quali si adattano meglio alle nostre esigenze. Lezione 30. Avventure nella moda. A Eian ieri ho provato dei vestiti nuovi. Alcuni di loro mi stavano bene, altri sembravano davvero divertenti. Sembra divertente. Che tipo di vestiti hai provato? Ho sperimentato stili diversi dall'abbigliamento casual a quello formale. Carino. L'abbigliamento casual è sempre comodo.
Hai trovato qualcosa che ti è piaciuto davvero? Sì, ho trovato una giacca fantastica che si adatta perfettamente. Aumenta davvero la mia fiducia. È fantastico! Una buona giacca può fare una grande differenza in un outfit. Assolutamente. Ma ho provato anche un cappello che mi faceva sembrare ridicolo. Oh no, a volte i cappelli possono essere complicati. Che tipo di cappello era? Era un cappello a tesa larga. Penso che semplicemente non fosse il mio stile. Lezione 31. Materie preferite. Buongiorno Anna, ho pensato alle mie materie preferite a scuola. Ciao John, sembra interessante. Qual è il tuo preferito? Mi piace molto la storia, è affascinante conoscere gli eventi passati. La storia è davvero affascinante. Quale periodo ti interessa di più? Sono particolarmente attratto dalle civiltà antiche come gli egiziani. È un'ottima scelta. I loro risultati nell'architettura e nella scrittura sono notevoli. Decisamente. D'altra parte, la matematica è la materia che mi piace di meno, ma so che è importante. Posso capirlo. La matematica può essere piuttosto impegnativa, soprattutto quando coinvolge equazioni complesse. Esattamente. Ammiro chi eccelle in questo. E tu? Qual è la tua materia preferita? Adoro l'inglese. Mi piace leggere letteratura e analizzare testi. Sembra gratificante. La letteratura apre tante prospettive diverse. Lezione 32. Piani di viaggio. Ehi Anna, sono entusiasta del mio prossimo viaggio. Ciao John, sembra fantastico. Dove hai intenzione di andare? Sto andando sulla costa per rilassarmi e godermi la spiaggia. Sembra meraviglioso. Le spiagge sono perfette per rilassarsi. Non vedo l'ora di prendere il sole e ascoltare le onde. È un'atmosfera così tranquilla. Hai pianificato qualche attività? Sì, voglio provare a fare snorkeling ed esplorare la vita marina locale. Sembra fantastico. Non rimarrai deluso. Il mondo sottomarino è affascinante. Lo spero. Mi assicurerò di visitare anche alcuni ristoranti locali. Lezione 33. Cura degli occhi. Ehi Anna, di recente ho avuto un appuntamento con l'ottometrista. Ciao Giovanni, com'è andata? È stata la tua prima visita? No, ci sono già stato, ma questa volta mi hanno fatto leggere parole e lettere su una tabella. Questo è comune. Hai trovato facile leggere le lettere? All'inizio ho faticato un po' soprattutto con le lettere più piccole. È comprensibile. Può essere difficile concentrarsi su dettagli così piccoli. Esattamente. L'optometrista ha detto che potrei aver bisogno degli occhiali per leggere. Gli occhiali possono essere piuttosto eleganti. Hai considerato che tipo potresti ottenere? Sto pensando a qualcosa di classico, magari montature rotonde.